canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, uno scaldacollo con il Soft Lux. Ho scelto dei colori diversi come al mio solito, un punto facile da realizzare, in pochissimo tempo si realizza. In questo periodo il Soft Lux è perfetto, ha il 77% di cotone e il 5% di lana, per cui è perfetto in questo periodo. Allora andiamo a vedere da vicino lo scaldacollo, poi l'occorrente e poi il tutorial. Allora vi faccio vedere da vicino la nostra sciarpina ad anello con questo filato. In questo periodo d'autunno è perfetto. Allora i colori già vi farò vedere poi i colori scelti, dall'oro al beige all'avio, insomma al tortora, e si abbinano benissimo tra di loro. Allora questa sciarpina possiamo utilizzarla sia lunga, oppure possiamo, adesso eccola qua, avvolgerla due volte sul collo e diventa veramente un bellissimo scaldacollo, se ci occorre, per cui è molto utile, ecco. Allora, per quanto riguarda il cambio di colore, ve l'ho fatto vedere tantissime volte nel tutorial. Non vi faccio il cambio di colore qui, è proprio semplicissimo, ve l'ho fatto vedere tantissime volte nei tutorial. Il punto è super semplice, per cui vi dico che in pochissimo tempo la realizzate, e la sfruttate molto in questo periodo. Allora il punto che vi faccio vedere, che forse si vede un pochino meglio, eccolo qui, è un punto forato come vedete, ma facile, basta memorizzare il primo e il secondo, la seconda riga, e il gioco è fatto. Allora andiamo a vedere i colori scelti di questo filato e poi al tutorial. Il filato che ho scelto è il Soft Lux, questo è il color rame, sono 50 grammi a gomitolo. La sua composizione è il 77% cotone, il 5% lana, il 13% acrilico, il 5% di fibra metallica. Sono all'incirca 60 metri, consigliano i ferri dal 7 all'8 e l'uncinetto dal 6 al 7. Faccio vedere da vicino il colore. Come vedete la fibra metallica, il lurex, è molto morbido e non si sente al tatto. Questo è il color rame. Il tortora, l'oro, avio argento, crema oro, uncinetto 6. Per iniziare la nostra sciarpina dovete avviare 32 catenelle, è un multiplo di 8, per cui se volete variare la misura sapete che è un multiplo di 8. Allora avviate le 32 catenelle, mi alzo di 1, 2, 3 catenelle. Realizzate le nostre 3 catenelle, vado a contare 1, 2, 3, questo è il nostro punto, e il 4, la quarta catenella è la base della nostra maglia. In questo caso devo entrare 5 e 6, contate 6 catenelle. Prendo il filo e entro nella settima. Realizzo 2 maglie alte sullo stesso punto. Primo e il secondo, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado sul punto successivo, maglia alta e di nuovo maglia alta, sono 2 maglie alte sullo stesso punto. Entro nella terza catenella, 1, 2, 3, maglia alta, punto successivo, maglia alta. Ora ripetiamo di nuovo da capo, qui dobbiamo contare 1, 2, entriamo nella terza catenella. Vado a realizzare 2 maglie alte sullo stesso punto, primo punto, secondo, sullo stesso punto,
di nuovo le 5 catenelle, 3, 4, 5, vado sul punto successivo e realizzo le 2 maglie alte sullo stesso punto. Prima maglia alta, prendo il filo, seconda maglia alta, ora senza fare nessuna catenella vado a contare 1, 2, 3, entro nella terza maglia alta, come vedete i punti si ripetono, punto successivo maglia alta, si ripete di nuovo la sequenza, conto 1, 2, 3, entro sul punto e di nuovo vado a realizzare 2 maglie alte sullo stesso punto e le 5 catenelle, per cui si ripete sempre questa sequenza, facilissimo. Punto successivo, io lo faccio vedere di nuovo, 2 volte la maglia alta sullo stesso punto, conto ancora 3, 1, 2, 3, entro nella terza e realizzo la prima maglia alta, punto successivo maglia alta e ripeto di nuovo la sequenza fino al termine della riga. Adesso che ho concluso quasi la riga, vi trovate con 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'ultima e vado a realizzare una maglia alta e ho concluso la riga. Ora ci alziamo di 3 catenelle, 1, 2 e 3 e giro il lavoro. Vado a lavorare per ogni punto che si presenta una maglia alta, in questo caso una maglia alta sulla maglia alta e di nuovo la maglia alta. Ora ci troviamo sull'archetto. Sull'archetto vado a lavorare una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa, punto successivo maglia alta, dove c'è la maglia alta, prima maglia alta e la seconda maglia alta. Vedete, ora ci troviamo le maglie alte centrali, le andiamo a lavorare con maglia alta. La prima, prendo un po' di filo, la seconda, abbiamo la terza e la quarta, quindi andiamo a contare tutte le nostre maglie alte. Abbiamo realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte. Ora ci troviamo sull'archetto, l'archetto, maglia bassa, ancora maglia bassa, perché sono 2 maglie basse per ogni archetto e poi vado a lavorare punto su punto come si presenta con delle maglie alte. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. In questo caso abbiamo lavorato le nostre maglie alte, ci troviamo di nuovo con l'archetto, maglia bassa e ancora maglia bassa, sempre nell'archetto, e questa è la sequenza. Al termine della riga ci troviamo con le maglie alte, che è la prima, la seconda e abbiamo l'ultima maglia che entro nella terza catenella, diciamo nella maglia alta corrispondente a quella sotto, che abbiamo fatto le catenelle nel giro precedente, maglia alta, e si ripete tutto da capo. Allora mi alzo di 3 catenelle e giro il lavoro,
Dove abbiamo qui le maglie basse, andiamo a lavorare il nostro doppio punto V, no? Allora vado nella prima maglia bassa, prima dove c'è l'archetto, e vado a lavorare 2 maglie alte, la prima e la seconda. Eccolo qui. Adesso dobbiamo fare le nostre 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo di nuovo la maglia bassa. Vado a lavorare le 2 maglie alte, la prima e la seconda. Ci troviamo di nuovo, vedete, la stessa sequenza. Ora noi abbiamo qui 6, in questo punto, le nostre 6 maglie alte. Noi andiamo a lavorare solo quelle centrali con conto 1, 2, entro nella terza maglia alta, lavoro la prima maglia alta, vado in quella successiva maglia alta. Ora di nuovo dobbiamo realizzare il nostro ventaglio. Ora vado a realizzare il nostro ventaglio, di nuovo ventaglio o doppio punto a V, come preferite. Ci troviamo nell'archetto prendo il filo, entro nella prima maglia bassa, 2 maglie alte, la prima e la seconda, 5 catenelle, entro nel punto successivo che è sempre una maglia bassa e vado a realizzare la prima e la seconda maglia alta nello stesso punto, eccolo qui. Ora qui abbiamo le nostre 6 maglie alte, quelle sottostanti, entro in quelle centrali, per cui 1, 2, entro nella terza maglia alta, qui vado a realizzare la prima maglia alta e la seconda maglia alta sul punto successivo. Abbiamo di nuovo l'archetto con le maglie basse. Allora qui di nuovo vado a realizzare le 2 maglie alte sullo stesso punto dove c'è la maglia bassa, le 5 catenelle, 5, punto successivo, maglia alta e di nuovo maglia alta sullo stesso punto che è sempre sulla maglia bassa. Qui le 6 maglie alte, vado in quella centrale. Io vi sto rivedendo in maniera che sia facile anche memorizzarlo. 1, 2, 3, entro nella terza e poi maglia alta, punto successivo, maglia alta. Ci troviamo ancora sulla stessa sequenza delle maglie basse, per cui non faccio altro che lavorare 2 maglie alte sulla prima maglia bassa, 4 e 5, entro in quella successiva, o no, punto successivo, 2 maglie alte, la prima e la seconda. Adesso andiamo a concludere la riga. Per concludere la riga dobbiamo fare altro che prendere il filo, entrare nell'ultima maglia, ultima, che poi sono le 3 catenelle se non sbaglio, ultima, vado a lavorare una maglia alta e ho concluso il giro. Per cui ripeto di nuovo questa sequenza, la ripeto di nuovo, non questa, ma devo riprendere quella sottostante, per cui 3 catenelle, giro il lavoro, per cui vado a ripetere la seconda riga, che la seconda riga dove abbiamo realizzato ora una maglia, la prima maglia alta, vado in quella successiva, maglia alta, ancora quella successiva, maglia alta, poi si ripete la seconda riga. Io ve la faccio rivedere di nuovo con le 2 maglie basse sull'archetto,
e vado a lavorare tutte le maglie, per cui la prima maglia alta, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Di nuovo le 2 maglie basse nell'archetto, poi ripeto questa sequenza come la riga numero 2 e proseguo. Allora, adesso vi dico tutta la sequenza dei colori. Allora, il bruciato rame ho lavorato tutto il gomitolo, tutto quanto, poi il beige oro, ho aggiunto avio, il tortora e poi l'oro, crema oro questo. Allora, adesso che ho terminato, ho lavorato tutti i gomitoli. Quando ho terminato il gomitolo mi sono fermato ovviamente, vado a fare la chiusura. Ora vi do la misura, l'ho chiuso a metà in maniera di farvi vedere bene la misura, è di 60 centimetri, per cui sono 120 centimetri, è perfetto per portarlo davanti normale e poi lo possiamo chiudere come a scaldacollo, per cui metterlo 2 volte sul collo ed è perfetto. Allora adesso andiamo a fare la chiusura. Come vedete ho concluso qui con le maglie alte e le maglie basse. Andiamo a chiudere ad uncinetto, possiamo chiudere con l'ago, ma possiamo anche chiudere con l'uncinetto. Allora andiamo a chiudere la parte del rovescio, faccio passare il filo tra le 2 asoline, metto in linea punto su punto e vado a lavorare una maglia che entro con la costina. E maglia bassissima. In questo modo vado a chiudere, questa è la parte interna dello scaldacollo. Mi raccomando, non tirate, perché se tirate il filo succede che si arriccia il tutto ed è brutto. Questa cosa la ripeto tante volte. Cercate di capire un pochino la tensione, no, del punto, se uno è un po' più un pochino più morbido, ecco, piano piano andiamo a cucire il tutto. Ho terminato di cucire, come vedete non si vede assolutamente niente e la nostra sciarpa è pronta ad anello. Noi possiamo poi avvolgerla 2 volte sul collo, per cui mettiamo in questo modo e possiamo utilizzarla anche come scaldacollo. Vedete, i colori si abbinano benissimo, oppure possiamo lasciarla lunga come vi ho fatto vedere nelle foto. Allora sono contenta di aver fatto una sciarpina che comunque mi avete chiesto leggera, con questo filato che nel periodo proprio dell'autunno direi che è perfetta. Come avete visto è facile da realizzare, basta memorizzare la prima e la seconda riga e il gioco è fatto. Possiamo scegliere anche diversi colori, il Soft Lux, ci sono tantissimi colori sul sito di filati discount e possiamo scegliere delle combinazioni che ci piacciono di più. Allora sono contenta che il tutorial vi sia piaciuto, ci vediamo sempre il lunedì e il venerdì su questo canale per i nuovi tutorial. Un bacione a tutti e ci vediamo alla prossima.